Ciao Walter. Ciao. Partiamo dall'inizio, letteralmente dall'inizio. No, vabbè, questo non è un inizio. Macalesi, il primo, questo, tra parentesi, questo è il cartellino quello sano, Ok. quello vero, perché io per giocare alla Macalesi avevo detto che ero nato un anno prima, perché all'epoca ci volevano 10 anni. Beh, la Macalesi via l'Ungheria è parte della mia vita, è dove ho iniziato, dove vive ancora mio fratello e dove recentemente ho dato il mio nome all'Accademia Portieri, perché per me è il giusto riconoscimento a chi ti ha fatto nascere, e quindi la Macalesi per me resterà sempre il mio. Ma sai che, parte nel mio cuore, ma sai che ho anche dei ricordi pazzeschi, Vai, cioè proprio dice. come se fossero delle foto, tipo mio padre che mi portava dentro il cancello e mi accompagnava e mi faceva entrare, poi lui si metteva dietro la porta a braccia conserte e non mi diceva mai niente, sia che facevo delle cose belle sia che facevo delle cose sbagliate, era sempre presente. L'allenatore si chiamava Giannino Redaelli e stiamo parlando del 1970 e questa figura era alto 1,90 m, pelato, e quindi immaginati all'epoca nel 1970 avere di fronte una persona alta 1,90 m pelata, cioè ti incuteva timore. E non si cambiava mai, non si metteva mai in tuta, era sempre vestito in borghese. E poi l'altra cosa bellissima erano i derby che si giocava con lo Sporting, che era praticamente dall'altra parte della strada. La Macalesi in via Ungheria, lo Sporting era in via Salomone. E questi derby qua erano particolari, perché era un ragazzino che cominciava a sognare. E il giorno in cui mi hanno detto guarda che tu, Ambu e Fumagalli siete stati venduti all'Inter, vabbè, io andavo in giro come se avessi vinto la Coppa del Mondo. Però via l'Ungheria è via l'Ungheria, cioè, mamma mia, cioè, è la mia vita, è dove sono nato, cresciuto e dove torno spesso e volentieri a trovare mio fratello. Ti faccio vedere questa foto. Dimmi un attimo cosa ne pensi. Beh no, allora, intanto c'è Diego in campo. E Diego è. Pensa, Diego l'ho frequentato ultimamente a Dubai, perché lui viveva a Dubai. Poi lui allenava l'Al Wassel, io allenavo l'Al Nasser, che era un derby anche questo, 2 stadi a distanza di 300 metri. E tutte le volte che ci incontravamo lui mi diceva sempre, oh, però cavolo, farti gol era dura. E questa, tra parentesi, è l'immagine della partita a scudetto dell'Inter, che abbiamo vinto a 4 giornate dalla fine del campionato, proprio battendo il Napoli 2-1 a Milano con un gol di Matteus su punizione a pochi minuti dalla fine. E se pensi che quell'anno lì il campionato è iniziato dopo, perché c'erano le Olimpiadi di Seul, e noi eravamo stati eliminati in estate dalla Fiorentina perdendo 4-3 sul neutro di Piacenza, e c'era contestazione. C'era quasi Trapattoni che voleva dimettersi, andare via. E quel gruppo invece era un gruppo che, mi ricordo una riunione che facemmo esattamente in mezzo al campo, con Trapattoni in mezzo, e poi iniziò il campionato e andammo a vincere subito ad Ascoli 3-1. Cosa vi siete detti in quella riunione? Le parole esattamente non me le posso ricordare, però ti posso garantire che c'è stata tanta onestà intellettuale da parte di tutti. E quel gruppo era un gruppo che sapeva assumersi le sue responsabilità, non scappava davanti alle difficoltà. Tant'è vero che fummo eliminati dal Bayern Monaco in Coppa UEFA, perdendo 3-1 in casa dopo aver vinto 2-0 in trasferta, e 3 giorni dopo vincemmo il derby in casa del Milan 1-0. Quindi era un gruppo tosto, poi tra parentesi era un gruppo dove c'erano delle personalità spiccate, Lothar, io, Nicolino, Riccardo, Bergomi, però c'erano anche dei leader silenziosi, che erano gli Andy Breme, che erano i Bianchi, i Matteoli, i Beppe Baresi, e quindi era un gruppo che riusciva sempre a non esaltarsi, ma ad attutire i problemi che nel corso di un anno
sia un allenatore li trova, ma sia anche un giocatore li trova, e quindi stranamente noi quell'anno lì perdemmo 2 volte con la Fiorentina 4-3, incredibile, eppure vincemmo un campionato straordinario. Senti, ti dirò ancora perché abbiamo visto Maradona. È l'avversario più forte che ha incontrato o riesci a dirmene anche Beh, un io altro? ho esordito nell'Inter che avevo 22 anni, una roba del genere. E dall'altra parte giocava Platini, Zico, ma poi è arrivato Maradona, poi sono arrivati i Gullit, Van Basten. Però quando mi chiedono quali sono gli avversari che ho affrontato più complicati, io rispondo sempre: beh, dovresti chiedere agli altri portieri quando avevano davanti Rummenigge, Matteus, Diaz, compagnia bella. E quindi è un rapporto. Ho sempre pensato, invece di pensare agli avversari che erano i più forti, ho sempre pensato che i miei compagni erano i più forti. E quindi era questo che mi dava la forza di andare avanti. E comunque ti ho già nominato 5 o 6 che basta ne avanzano. Fai tu. Cioè, e vabbè, questo, a parte i capelli, no? E a parte lo stadio in costruzione. No, ma questa è l'immagine scudetto più bella. Il mio non rimpianto, ma mi piacerebbe poter aver giocato in questo periodo, perché io ho fatto 473 partite nell'Inter. Però nella mia epoca, se arrivavi secondo, facevi la Coppa UEFA, cioè non facevi i gironi di Champions. E anche la Coppa UEFA era eliminazione diretta. Quindi non c'erano tutte quelle partite che c'erano adesso. Abbiamo iniziato il campionato, io era a 16 squadre, poi è passato a 18, poi è passato a 20. Cioè in teoria oggi, se avessi giocato 12 anni titolare in questi periodi, probabilmente sarei arrivato a un 600-700 presenze. Ecco, e questa è l'unica cosa che mi dispiace. Pensare alla carriera mia e alla carriera dei miei compagni di squadra in quel periodo, in quei 5 anni con Trapattoni, dove abbiamo vinto 2 volte la Coppa in 5 anni abbiamo vinto 2 volte la Coppa UEFA, una Supercoppa italiana e un campionato. Però abbiamo fatto solo 2 partite di Coppa Campioni. Cioè è strano, è veramente strano. E quindi è questo il rammarico più grosso. Io ho scelto quella foto perché sei sorridente, goliardico. Secondo me tu sei stato anche un certo prototipo di calciatore che poi c'è stato dopo, perché eri anche uno showman, addirittura conducevi una trasmissione televisiva. Ecco, questo tuo lato artistico. Ma non se solo vogliamo. conducevo la trasmissione televisiva, andavo anche in radio e me ne andavo in giro in moto per Milano. Cioè, quindi ero un attimo, diciamo, un po' avanti, però ho sempre pensato che la mia carriera di calciatore era un dono di Dio, un talento che io ho avuto la fortuna di portare avanti, ho avuto la fortuna di vivere per il calcio e non l'inverso. E chiaramente questo mi ha dato sempre la forza di poter dire: un giorno se finisce cosa faccio? Un giorno se finisce, e mi sono sempre creato alternative al mio mondo. Qual era il mio mondo? Il fatto di essere protagonista, il fatto di essere in mezzo ai riflettori. Quindi ho scelto quella strada lì per dare una continuità a tutto quello che era la mia vita, perché un giorno comunque sarebbe finita prima o poi l'attività di calciatore. Mi racconti un aneddoto di questo tuo aspetto della vita, di questo aspetto artistico? L'aspetto banale era che noi registravamo questo programma su Odeon TV che si chiamava Forza Italia, che tra parentesi c'era Fabio Fazio, c'erano tante persone. Che faceva l'imitatore. Sì, tanti personaggi. E lo registravamo al giovedì. Perché lo registravamo al giovedì sera? Perché le partite di Europa si giocavano tutte al mercoledì. E quindi era il giorno sicuro in cui io ero a Milano, in ogni caso. E la trasmissione andava in onda il venerdì sera, con la replica al sabato. E ogni tanto, quando mi capitava di sbagliare qualche partita, qualcuno diceva: per forza, è in televisione. Ma non ero in televisione il venerdì sera, lo registravo il giovedì. E quando ero in nazionale, che c'erano gli stage della nazionale, facevo chiamiamola la Zoom attuale. Registravo i pezzi e li montavo. Beh, la mia frase storica è: chi se ne frega. Esatto. Questa è una coppa che non ha parole, perché
nasce da un anno pazzesco, dove abbiamo rischiato di andare in Serie B ed era una vergogna. E mi ricordo che in campionato tutte le volte che c'era una partita dicevamo sì vabbè ma tanto noi siamo l'Inter, la prossima, sì vabbè ma tanto la prossima, sì vabbè ma tanto la prossima, e piano piano scalavamo. In Europa era subentrata una cosa differente, era subentrato il o tu o io, era immediata la cosa. E mi ricordo ancora la traversa che Sommer colpì in Inter Borussia Dortmund a San Siro. Noi vinciamo 3-1 a Dortmund, tra parentesi prendiamo un gol perché io sbagliai, avevo fatto un errore, e all'ultimo minuto della partita io deviai questa palla sulla traversa, che è un po' come il doppio palo di Marquinhos nella finale, che l'ho toccata e l'ho buttata sul palo. E quello lì è stata la svolta, perché poi noi siamo tornati da Piano Gentile in ritiro dopo la partita ed eravamo su nella sala riunioni in relax, perché comunque avevamo passato il turno, e Giampiero Marini, che era subentrato a Bagnoli, mi diceva: oh Walter, ma io vedo ancora la traversa che tu che balla. Sì, però quell'anno la vittoria di Coppa UEFA io sapevo già di andare via, perché avevo parlato con Mancini, perché avevo già parlato con la Sampdoria e non mi è piaciuto il modo in cui mi hanno trattato, perché io sono sempre per l'onestà intellettuale, me lo dici, punto. E giocai quella partita con una carica dentro, perché quando arrivavamo allo stadio un'ora e mezza, un'ora e 40 prima, andammo in campo a vedere il campo, lo stadio era già pieno, e appena io ho messo i piedi in campo tutta la gente ha cominciato a scandire il mio nome e mi ha dato una carica. Io in quel momento lì ho detto: stasera mi possono anche sparare. E infatti mi hanno sparato, ma non passava niente. E quindi quella Coppa UEFA lì, ecco perché io alla fine dissi: chi se ne frega. Perché se c'era un regista o una serie televisiva da fare, la fine era esattamente quella. Cioè l'apoteosi era esattamente quella. Giocare la finale in casa, l'ultima partita della tua carriera, e uscire dallo stadio con la coppa e dire: oh, adesso ho rimesso a posto i conti. È secondo te quella la partita più dominante della tua carriera? Cioè eri davvero in uno stato, probabilmente se avessero continuato a tirare fino ad adesso non ti avrebbero mai segnato. Beh, l'annata non era stata positiva, di annate belle ne avevo fatte diverse prima, però quella è la partita, insieme alla prima che giocai ufficiale con l'Inter in Coppa Italia contro il Pisa San Siro, che ha rappresentato un inizio e la fine, cioè il completamento totale, l'emozione totale del ragazzino che gioca la prima partita a San Siro con la maglia della squadra per cui tifa. Io andavo in curva nei Boys quando la curva era sulla bandierina del calcio d'angolo, quindi poi sono passato a fare il raccattapalle, poi il secondo, poi il titolare. Ecco, quindi quando giochi la prima partita nel tuo stadio, dove tu vedevi i tuoi idoli dall'alto, dove li vedevi dal basso perché facevi il raccattapalle, e quella partita lì l'emozione era talmente tanta che probabilmente non lo so neanche io che cosa ho combinato. In questa partita qua l'emozione era: questa è l'ultima partita, io devo lasciare un segno. E come posso lasciare un segno? Dimostrando che, come c'è scritto qua, I'm Inter, io sono l'Inter. Ce l'hai fatta. Sì. La mia partita d'addio. Sì, incredibile. Anche questa. Anche qui vedi, se tu vai a rileggere i nomi dei protagonisti di questa serata, ci sono tanti protagonisti dello spettacolo. C'è Fiorello che presenta, la Jalapas Band col telefono attaccato alla porta che ogni tanto mi chiama e io rispondo. Aldo che mi fa il pallonetto, lo scavino. Cioè, bellissimo. Ed è stata una serata, non ci credevo neanche io che sarei riuscito a organizzare una serata del genere. Bella, pulita, e nella sua pulizia c'era tutta l'essenza del fatto della mia carriera. Perché comunque
vengo spesso accostato a magari è un po' sbruffone, arrogante, magari se la tira, magari di qua di là. In realtà non è così, perché tu fino a quando non conosci una persona non la puoi giudicare e non ti puoi permettere neanche di giudicarla. Devi frequentarla per poter essere sicuro del fatto che ti piace o non ti piace. Se non ti piace non c'è nessun problema. Io rispondo di quello che dico, non di quello che gli altri pensano. E quindi quella serata lì era stata organizzata dai miei amici, perché io all'inizio non volevo neanche farla. Tutti i miei amici mi hanno detto: no, devi fare una partita da Dio, ma stai scherzando, la devi fare. E il fatto stesso che presi gol da Ronaldo, che mi dribblò anche, dimostra che avevo fatto bene a smettere. A proposito di Ronaldo. Questa è stata... Ti posso garantire che avevo le lacrime agli occhi dall'emozione, perché entrare a far parte della Legend come primo portiere, della Hall of Fame come primo portiere nella storia, è stato il riconoscimento più bello della mia vita. Più bello perché passano i giocatori, passano gli allenatori, passano tutto, ma la società e i tifosi restano, ed è quello che è la cosa più importante. Ma se tu nella tua vita sei riuscito in X anni di carriera a lasciare un segno, a lasciare una indelebile impronta, hai vinto. Non c'entrano i trofei, non c'entra aver vinto 10 coppe, 15 scudetti, no. Vinci quando lasci un'immagine. E se lasci un'immagine, se lasci un'impronta, hai vinto nella vita. E qui di fianco c'ho 3 fenomeni. Ronny, vabbè, perdoniamogli che è andato di là, ma vabbè, ci sta nella vita. Lothar è stato devastante. Lothar è stato uno dei più forti giocatori con i quali io ho mai avuto la fortuna di giocare, insieme a Calle e a tanti altri. Però lui era veramente uno tosto. Lui, se decideva di vincere una partita, la vinceva. E soprattutto poi è stato un grande amico fuori dal campo, perché fuori dal campo noi eravamo molto legati e abbiamo sempre continuato a mantenere questo legame, anche se adesso se lo chiami non ti risponde più al telefono, ma fa niente, non è un problema. E Xavier è arrivato qua, era un bambino, un ragazzino, e ha fatto tutto quello che un giocatore vorrebbe fare nella carriera e nella storia di una società. Scudetti, Coppa Campioni, Coppa Intercontinentale, Supercoppa, il torneo di Trezzano, cioè li ha vinti tutti, quindi questa è una foto che io ho a casa e che Legend la dice tutta. Walter, prova a chiudere gli occhi, per favore. Qual è la prima cosa che ti viene in mente se pensi all'Inter? Il primo giorno di ritiro in Toscana con i nazionali che non erano ancora tornati dal campionato del mondo. E io in camera con Juari e quel primo giorno a andare al campo d'allenamento con Marchesi camminando in mezzo alla folla nerazzurra. È un'immagine pazzesca che ricorderò per sempre, perché è stato il mio primo giorno da professionista nella squadra del mio cuore. Ultima, la partita che vorresti rigiocare invece? La prima, perché così, come ho già detto all'intervista della Hall of Fame, ne faccio altre 473, arrivo a 950 e non me ne voglio Zanetti, ma o Bergomi, o nella classifica, o Andanovic anche, che adesso mi ha superato. L'ultimissima domanda, e poi ci salutiamo. Walter Zenga da grande che cosa vuole fare? L'allenatore, sempre. Non è importante l'età è solo un numero. Non è importante il fatto che si invecchia, perché tutti invecchiamo, ma è come invecchi e soprattutto il modo che hai di aggiornarti, di mantenerti giovane e di essere sempre al passo coi tempi. Grazie Walter. Sempre Forza Inter.